Lo so, da tabella di marcia oggi dovevo portarti un video di un'escursione fotografica. Ed in realtà io l'escursione l'ho fatta nei giorni scorsi, sono stato in un posto fantastico delle nostre Dolomiti, veramente una perla. Ho dato un occhio alle riprese ed è una cosa incredibile, anche le foto, non vedo l'ora di fartele vedere. Tuttavia non ho avuto il tempo proprio di fare questo montaggio video, quindi ho deciso di posticipare quel video alla prossima settimana. Tuttavia non voglio saltare questo appuntamento ormai consueto tutti i lunedì su questo canale per portarti un qualcosa di interessante riguardante la fotografia, o almeno spero sia interessante. Infatti oggi voglio parlarti di una funzionalità nell'editing delle tue immagini che a tanti sfugge oppure non viene mai utilizzato nel migliore dei modi, e sto parlando delle curve. Le curve sono una funzionalità presente bene o male su tutti i software, da quelli più complessi come Photoshop, Affinity Photo, a quelli un po' più semplici, forse più immediati come Adobe Lightroom, Capture One, Luminar, eccetera. Però è uno strumento che la maggior parte delle persone o non utilizza o lo utilizza in modo un po' troppo semplice, viste le sue potenzialità intrinseche proprio in questo strumento. Quindi voglio darti una panoramica e vedere cosa puoi fare approfondendo un po' le funzionalità delle curve. Io sono Alessio, se ti piace quello che sto facendo puoi anche decidere di iscriverti al canale, e adesso direi che è proprio il caso di iniziare andando sul desktop del mio computer e vedendo prima una panoramica su cosa sono le curve e come funzionano. In questo video vado ad utilizzare lo strumento curve presente in Capture One perché mi è molto più comodo e funziona molto bene. Lo strumento curve si presenta con questo grafico e troverai nell'asse X ascisse, o quello orizzontale per capirci, la scala della luminosità che va dai toni scuri a sinistra ai toni chiari a destra. Nell'asse Y, quello delle ordinate, o per capirci quello verticale, viene riportata la luminosità di output, ovvero il livello di luminosità dopo gli interventi che andremo a fare. Quel disegno che vedi in mezzo a questo grafico, quella specie di montagna o montagnole, non è altro che la rappresentazione di quanti pixel ci sono in base alla luminosità nativa dell'immagine. Prendo come esempio il grafico di questa immagine, puoi vedere come c'è una montagnola qui sulla parte sinistra in corrispondenza delle zone più scure, dopodiché si abbassa e poi ricompaiono una serie di montagnole sulla parte destra in corrispondenza delle zone più chiare. E difatti se io vado a guardare l'immagine vedo che c'è un'ampia parte di zone scure, qui il bosco, gli alberi, l'ombra degli alberi, e infatti qui mi sta dicendo questa montagnola che c'è un gran numero di pixel in quest'area. Poi spostandomi verso destra mi sta dicendo guarda che c'è un gran numero di pixel nelle zone chiare, e infatti se io vado a guardare l'immagine vedo che il cielo è molto luminoso con varie sfumature, quindi anche qui c'è un gran numero di pixel con questa luminosità. In mezzo a questo grafico però vedi anche questa diagonale, una specie di fune che divide in due, appunto in diagonale, il grafico. Questa qui è tecnicamente la curva, anche se adesso è perfettamente dritta, e ha un punto di inizio qui in basso a sinistra in corrispondenza delle zone scure e termina in alto a destra in corrispondenza delle zone chiare. Quelli lì sono i punti di output e mi vanno a dire come risulterà l'immagine dopo i nostri interventi. Attualmente non abbiamo fatto nessun intervento, quindi sono perfetti e fermi lì al loro posto. Ma adesso ti faccio vedere cosa succede quando vado a metterci le mani. Come ti avevo detto prima, l'asse verticale rappresenta la luminosità di output, la luminosità dopo il nostro intervento. E qui in basso a sinistra abbiamo questo punto perché stiamo lavorando sulle ombre, sulle zone più scure. Le zone più scure non posso scurirle di più, però posso schiarirle. Infatti posso alzare questo punto e guarda cosa succede all'immagine: più alzo questo punto, più aumento la luminosità di output, cioè la luminosità dopo il mio intervento, fino ad arrivare ad avere un'immagine completamente bianca. Riporto giù questo punto, vado sul lato opposto, questo qui è il punto relativo alle luci, ovviamente è in alto perché rappresenta le luci e quindi non posso illuminare di più le luci di così, ma posso scurirle, e quello che faccio è, andando giù con questo punto, praticamente il valore di output, il risultato finale della luminosità, sarà una riduzione fino ad arrivare in fondo e l'immagine sarà completamente nera. Per questo motivo è messa così in diagonale. Però si possono inserire anche dei punti intermedi per fare tutto quello che vogliamo su tutte le tonalità
dalle zone più scure alle zone più chiare. Adesso cominciamo a mettere le mani qui su queste curve e cominciamo a lavorare l'immagine e facciamo un intervento che è quello basilare, quello che sentirai in ogni corso, quello che magari ti suggerirà l'amico che ne sa qualcosa di editing fotografico. Prendo questa immagine e come vedi qui ho un grafico che è leggermente diverso da quello che vedevi prima, perché prima stavo lavorando in modalità luma, luminosità, ma ne parliamo dopo. Solitamente tu dovresti vedere il grafico in questo modo, vedi tutto colorato perché rappresenta i 3 canali colore, rosso, verde e blu, che sono i classici RGB di un'immagine digitale. Ad ogni modo, su questa immagine di solito ti consigliano di creare una curva ad S. In cosa consiste? Metti un punto qui al centro sulla diagonale, piazzi un punto qui circa a 1/4, lo abbassi ed ecco cosa succede, vedi che si forma questa che si chiama per l'appunto curva ad S, volendo qui metti un altro punto e la intensifichi un po' di più, e la classica curva ad S cosa va a fare? Va a ridurre un po' le tonalità scure, quindi le rende ancora un po' più scure in questo punto. Qui va a schiarire un po' di più delle zone un po' più chiare. Quale sarà l'effetto collaterale di questa tipologia di intervento? Se tu vai ad aumentare un po' la luminosità delle zone già abbastanza chiare e vai a ridurre un po' la luminosità delle zone un po' più scure, l'effetto visivo sarà un aumento di contrasto e difatti solitamente si va ad applicare questa curva ad S per aumentare il contrasto. Andiamo a vedere l'immagine, questa qui lavorata, vediamo com'era prima, eccola qui, immagine prima, dopo. Vedi come il contrasto effettivamente è aumentato. E questo è l'intervento che generalmente viene spiegato, insegnato proprio di base, al massimo qualcuno ti spiega che si può aumentare la luminosità, ridurre un po' la luminosità di una scena, ma si completa tutto lì. In realtà con le curve si possono fare degli interventi molto più raffinati per ottenere dei risultati decisamente più equilibrati e adesso ti farò vedere la stessa tipologia di intervento molto semplice, una curva ad S, tuttavia applicata in un modo un po' più consapevole. Quindi ripartendo da questa immagine vado a fare un reset sull'intervento, vado anche a togliere l'anteprima, ok? E guarda come faccio l'intervento io. Innanzitutto guardo qui la curva, la montagnola, vedo che ci sono delle parti, vedi da qui in basso a sinistra all'inizio qui della montagnola c'è uno spazio diciamo piatto. Questa è una zona che si può ottimizzare. Io prendo questo punto e vado a portarlo proprio a ridosso della curva o anche appena all'interno. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, vedi che qui le zone chiare hanno un punto completamente piatto alla fine e quindi vado qui, prendo questo punto e lo sposto un po' più a sinistra, vedi che in questo caso Capture One mi fa vedere anche con una verticale dove è il punto lì, oppure vado anche un pelino più all'interno. Semplicemente con questo intervento, se io ti faccio vedere il prima dopo, guarda, prima dopo, solo questo intervento è andato ad ottimizzare l'immagine. Infatti ho eliminato in pratica delle parti inutili che non servivano, che dal punto di vista visivo creano una patina leggermente opaca sulla nostra immagine. Ed infatti prima dopo l'abbiamo già visto. Adesso vado avanti con l'intervento, faccio la curva ad S e come ti avevo detto devo ridurre un po' la luminosità delle ombre, aumentare un po' la luminosità delle zone chiare in modo da aumentarne il contrasto, e quello che vado a fare è mettere un punto qui, lo abbasso e poi metto un punto qui e lo alzo. Ok, impatto visivo qual è? Andiamo a vedere. Prima, dopo, prima, dopo. È sempre un aumento di contrasto, ma adesso è stato fatto in modo molto più ragionato e consapevole. Ma ti faccio vedere una cosa in più. Se noi andiamo a vedere il grafico, in sostanza io mettendo questi due punti, il punto sulle ombre e il punto sulle luci, se guardi qui la diagonale, vedi che adesso è molto più ripida di quella iniziale, che la vedi lì in trasparenza con un grigetto più chiaro. Praticamente quando tu vai a creare una diagonale molto più ripida vai automaticamente ad aumentarne il contrasto, e questi sono i principi di base. Adesso però voglio farti vedere una cosa che ti avevo accennato prima. Come puoi notare io ho fatto l'intervento in modalità RGB. Praticamente questi punti che io ho creato sulla curva e le modifiche che ho fatto sulla curva andranno a colpire tutti e tre i canali, il rosso, il verde e il blu, e questo comporta però, oltre all'aumento del contrasto, anche una variazione dei colori.
e praticamente dal punto di vista visivo c'è un aumento della saturazione. In pratica i colori subiscono un cambiamento e diventano un po' più saturi, un po' più intensi. Tuttavia c'è anche la possibilità di fare un intervento di questo tipo mantenendo i colori e agendo solo sulla luminosità. Pertanto se tu vuoi fare un intervento senza andare a toccare l'intensità dei colori, la saturazione, quello che puoi fare è agire nella modalità luma o luminosità. Vado a fare un reset dell'intervento, andiamo su luma e faccio la stessa cosa. Guarda qui il punto della curva, la porto qui all'inizio, vado qui sulle luci, la porto un po' più vicino alla curva e faccio la stessa cosa di prima. Applico un punto qui, abbasso un po' questa tonalità di pixel, vado qui e aumento la luminosità di questi pixel. Risultato: qui ho una diagonale molto più ripida rispetto a prima, quindi è aumentato il contrasto, ma i colori, e lo puoi già vedere, non hanno subito un cambiamento. Vedi come i colori sono rimasti esattamente gli stessi. Qual è quindi l'intervento che sarebbe da preferire? Ovviamente lavorare in modalità luminosità, in modo da non toccare l'intensità dei colori. Tuttavia questa cosa è anche un po' soggettiva, perché dipende che tipologia di intervento devi fare. Se io ho un'immagine molto poco satura, perché magari le condizioni erano tali, allora magari lavoro direttamente in RGB per anche aumentare un po' la saturazione, e quindi in un colpo solo ecco che faccio entrambe le cose. E qui ancora una volta si vede la potenzialità delle curve, perché ti permette di lavorare anche sui colori e l'intensità di questi. Prendiamo questa immagine che avevamo già visto prima e vedi come il grafico è molto diverso dal precedente. Abbiamo le due montagnole sulle zone più scure, pixel scuri, e montagnole zone chiare, pixel chiari. Lavoro in modalità luminosità. Su questa immagine voglio fare un intervento che va a recuperare un po' di luminosità sul cielo per tirare fuori un po' di dettaglio appunto del temporale, delle nuvole, che renderebbe il tutto molto più interessante dal punto di vista visivo. Quindi con lo strumento curve sto lavorando in modalità luma, vado ad applicare qui in questa zona dei pixel chiari un punto e lo abbasso. Abbassandolo ovviamente cosa succede? Andiamo a vedere l'immagine. Vedi che qui il dettaglio sul cielo diventa veramente tangibile. Prima, dopo. Vedi come il cielo è diventato molto più bello da vedere con questo effetto delle nuvole, eccetera. Tuttavia sono andato contemporaneamente anche a scurire le altre parti dell'immagine, ovvero le parti scure sono diventate ancora più scure. Vedi che qui si è abbassata questa curva e per l'appunto l'output che avremo sarà una zona molto più scura. Io vado a schiarire questa zona andando a ripristinare un po' questa curva, e lo faccio andando qui a fianco, applico un altro punto, potrebbe essere qui, e vado ad alzarlo un pochino. Ok, vedi cosa è successo? Qui la curva va giù e quindi ha recuperato dettaglio sul cielo, tuttavia a fianco ho messo un altro punto che va un po' a ripristinare verso le zone più scure la scena. Andiamo a vedere il prima dopo con questa divisione. Vedi come il cielo ha preso un sacco di dettaglio, tuttavia qui sotto ho recuperato bene le zone scure, ma magari potrei fare di più. Mettiamoci qui proprio a metà tra l'albero in modo da vedere se posso far di meglio, e potrei ad esempio mettere un punto qui che sono le zone scure, oppure guarda, ti faccio vedere una cosa, intanto clicco qui, tasto destro, rimuovi selezionati per togliere il punto. Potrei utilizzare, se lo strumento te lo mette a disposizione, il campionatore. Clicco lì e andando qui sopra sull'immagine vedi che c'è quella strisciolina verticale arancione che mi dice guarda, sei posizionato lì, quella è la luminosità di quei pixel. Clicco lì e mi crea il punto, ma ovviamente dipende da software a software. E faccio una cosa, aumento un po' qui la luminosità. Ok, vedi che adesso, se vado a disattivare questa funzione, guarda adesso qui, vedi che adesso la luminosità qui degli alberi è praticamente la stessa, addirittura l'ho troppo schiarita, quindi posso anche abbassare un pochino. Ok, adesso sì, sono praticamente identici, c'è poca differenza, ma guarda il cielo è stato recuperato, e questa qui è la curva che sono andato a creare, e potrò creare vari punti per cercare di migliorare al massimo questa immagine. Ricordati però che questi interventi sulle curve non devono essere definitivi, ovvero non è che tu devi editare tutta l'immagine solo con le curve.
Le curve servono per migliorarti quel che serve l'immagine, ma poi hai tutti gli altri strumenti a disposizione sui vari software: luminosità, contrasto, saturazione, recupero luci, ombre. Insomma, le curve sono un ottimo strumento molto potente per ottimizzare l'immagine in partenza, dopodiché c'è tutto il processo di editing che vuoi adottare. Cambiamo immagine, prendiamo questa e facciamo un intervento completamente diverso dal precedente, all'opposto. In questo caso abbiamo sempre un ampio contrasto, infatti se guardo il grafico ho qui una punta molto alta sulle zone scure, eccole qui, dopodiché abbiamo una punta qui verso la fine, zone chiare. Però vedo subito una cosa, qui posso ottimizzare, c'è un pezzetto vuoto, quindi vado a prendere l'output delle zone chiare e vado per l'appunto, eccolo qui, a portarlo nella parte iniziale. Già questo, anche se per poco, guarda come ottimizza le luci. Sembrano bruciate ma non lo sono andato a ottimizzare le luci. Adesso faccio l'intervento opposto, vado a schiarire le ombre senza preoccuparmi delle luci e dopo le sistemerò. Quindi cosa faccio? O utilizzo il campionatore oppure con Capture One mi basta andare qui sopra e vedo già con la linea verticale dove mi trovo lì, quindi posso piazzare un punto qua, vado ad aumentare la luminosità. Non devo esagerare, altrimenti poi diventa tutto difficile da gestire, ma un pochino, vedi quel che basta, per recuperare un po' di luminosità sulle ombre. E infatti, prima, dopo, anche troppo forse, vedi che ho recuperato molto dettaglio. Tuttavia le luci hanno perso totalmente le informazioni e quindi andrò a fare un intervento per ripristinare un po' la curva in quel punto. Pertanto vado qui, metto un punto qui all'inizio e lo abbasso per recuperare un po' le luci e direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo a vedere prima o dopo. Prima, dopo. Ho recuperato un po' di luminosità, vedi lì sulle zone scure, lo vedi molto bene in questo versante, nelle piante qui in primo piano, e lo sfondo con il cielo ha mantenuto il suo dettaglio. Posso aumentare un po' i contrasti, posso farlo andando ad agire qui, porto un po' più a destra perché mi prendo un po' di margine, tale per magari aumento un po' qui la luminosità e abbasso qui. Vedi che sul cielo si aumenta un po' il contrasto, andiamo a vedere, guarda il cielo, concentrati, guarda qui le nuvole come guadagnano un po' di dettaglio, però devo sempre stare un po' attento anche qui a non avere delle curve troppo piatte. Qui si è un po' appiattita, non è bella ripida e quindi qui ha perso un po' di contrasto in questa zona. Magari potrei vedere di intervenire per creare una ripidità maggiore, a vedere se riesco a creare un po' di contrasto. Vedi qui sono tornato a creare un po' una diagonale un po' più ripida rispetto a prima e andiamo a vedere l'immagine prima, dopo. Ti ricordo che sono interventi, diciamo, di base che possono prepararmi l'immagine in modo ottimale per poi completarla con l'editing finale, chiarezza, riduzione foschia e tutto quello che ci va dietro, anche le maschere digradanti per recuperare proprio zone specifiche del cielo o delle zone in ombra. Chiaramente però lavorando già con una buona immagine di partenza con questo editing sulle curve poi è molto più facile fare l'editing finale anche senza esagerare troppo, quindi raggiungi il risultato in modo molto più veloce. Completo con questa ultima immagine dove vado a fare una serie di interventi misti, perché questa immagine non ha proprio delle zone chiarissime, delle zone scurissime, però si può migliorare. Infatti guardando qui il grafico vedo innanzitutto che qui manca proprio la parte iniziale completamente persa, quindi posso andare a fare questa cosa per ottimizzare, ecco qui le zone chiare. Infatti già qui adesso vedrò prima, dopo come è già migliorata. Voglio adesso schiarire un po' qui le zone d'ombra, quindi vado a utilizzare nel mio caso il campionatore, ma lo vedevo già, vado a campionare questa zona qui, vedi ho messo un punto, vado ad aumentare questo punto per schiarire un po' le ombre, però qui si è alzata troppo, voglio ripristinare un po' il tutto, vado qui, piazzo un punto e lo abbasso per ripristinare la diagonale, la curva. Tra l'altro posso anche aumentare un po' il contrasto, aumentare in questa zona l'inclinazione, la diagonale, per renderla un po' più ripida, quindi abbasso qui prendo un punto e lo aumento. Vedi cosa sto facendo? Qui così l'ho fatta un po' più ripida, ok? Il risultato finale sarà per l'appunto, andiamo a vedere,
prima, dopo. Vedi che l'immagine si è schiarita, specialmente nelle zone un po' più in ombra, ha aumentato il contrasto e le luci sono state ottimizzate. Lo vedi anche qui molto bene in quest'area come le luci sono ottimizzate. Anche qui guarda le rocce come hanno aumentato dettaglio. Non ho fatto interventi estremi, veramente un paio di click. Giusto così per farti vedere, intervengo ora sui singoli canali colore per vedere cosa puoi fare. Mi sposto sul rosso. Se io ad esempio sul rosso vado qui e mi sposto verso l'alto, vedi che prende una dominante magenta. Se vado verso il basso trovo il suo colore complementare che è questo verde ciano. Stessa cosa sul verde, abbiamo qui il verde e qui il magenta, il suo complementare, e sul blu qui al centro aumento o il blu, in basso ho il giallo. Adesso io qui l'intervento che potrei fare per scaldare un po' più l'immagine è dare un po' più di rosso, in questo caso si percepisce un magenta, quindi aumento un pochino, vado sul blu, faccio l'opposto, gli tolgo i blu perché andando in basso aumentano i gialli, quindi ho tolto i blu, ok? E posso andare sui verdi per decidere di dargli un po' più la dominante verde o magenta. Ecco, io vado un po' più in giù per dargli questa tonalità magenta. Guarda qual è il risultato finale, prima, dopo. Normale, effetto un po' vintage, diciamo, ma è un vintage particolare perché comunque vedi che qui il blu si nota ancora. Guarda le nuvole invece come hanno preso una colorazione. Prima avevano sempre questa dominante blu che è caratteristica delle nuvole. Vedi come adesso diventa più calda. Ovviamente qui adesso ho fatto degli interventi molto pesanti, ma in realtà basta veramente intervenire pochissimo sulle curve per ottenere facilmente dei risultati. Guarda lì con quei semplici punti sulle curve RGB, rosso, verde e blu, guarda come è cambiato l'impatto dell'immagine. E per questo video è tutto. Ovviamente sulle curve si può parlare veramente tanto, si potrebbero fare tanti esempi, si potrebbero analizzare tante foto, ma spero di averti dato l'input, averti messo la pulce nell'orecchio per iniziare a vedere questo strumento in un modo un po' diverso rispetto a prima. Tra i vari software che utilizzo sicuramente Photoshop, Affinity Photo sono quelli che ti danno le possibilità più complete sulle curve. Per quanto riguarda i software che gestiscono più immagini, tra quelli che utilizzo solitamente io, Lightroom, Capture One, qualche volta Luminar, diciamo che Capture One è quello, come hai visto, che ti dà delle possibilità molto più avanzate sull'intervento delle curve e anche sulla possibilità di ingrandire il grafico per averlo lì a disposizione e vedere bene gli interventi che vai a fare, mentre su Lightroom è veramente molto piccolo, troppo piccolo. Se il video ti è piaciuto, tieni in considerazione l'opportunità di iscriverti al canale. Ringrazio tutti i sostenitori del canale stesso, veramente delle persone fantastiche, le vedi qui in sovraimpressione. Se anche tu vuoi far parte di questo gruppo, trovi tutte le informazioni qui sotto nelle note dell'episodio. Mi darai una mano per sostenere quello che faccio, continuare a fare quello che faccio. In più cerco sempre di dare dei contenuti riservati, esclusivi, ma vai qui sotto sui link, trovi tutto quanto. A me non resta che ringraziarti per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto metti un like e noi ci vediamo lunedì prossimo con un'uscita fotografica strepitosa, veramente bellissima. Ho i brividi adesso che ne parlo perché ho vissuto un'esperienza veramente molto bella. Ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo video.